chiamata la signora Elena. Ah, falla entrare. È tutta profumata, un buca di fiori, una rosa di maggio. Falla entrare. Subito. Cara. Ti aspettavo con ansia. Ho atteso che mio marito fosse uscito e sono subito corsa da te. Oddio, perché tanta infelicità? Tu, solamente tu, Armando, saresti stato capace di darmi la vera felicità. E invece hai sposato Camillo. Perché? così volle il destino. Oh, non dovevi sposare un tipo come quello, un perfetto imbecille. Lo sposai per abbandonare una buona volta il teatro. Quella vita mi era diventata insopportabile. Tu non sai quanto sia faticosa, amara la vita del teatro. E non ho tradito mio marito che per te, Annibale. Armando. Per te, a cui voglio tanto bene. Ci pensavo stamattina, ma quanto bene li voglio. Ma guarda che coincidenza, anch'io poc'anzi pensavo la stessa cosa, ma quanto bene che le voglio. Sei contenta? Tanto contenta. Come quando mi regalerai quel Renard bianco che mi hai promesso. Io t'ho promesso un Renard bianco? Ma come? Non te ne ricordi? No. Armando? Ah sì, ora ricordo. Non te l'ho ancora regalato perché temevo che tuo marito potesse sospettare. Ma cosa vai pensando? Camilla non sospetterebbe mai perché ha cieca fiducia in me e io ne faccio quello che voglio. Camillo mi lascia i soldi per le spese quotidiane, io fingo di risparmiare e gli faccio credere che con le economie di casa compro tutto da me. Quando mi regalassi quel magnifico ombrellino, non gli feci credere lo stesso. Quale ombrellino? Quello col manico d'avorio. Non ricordo. Hai ragione, che stupida! L'ombrellino lo comprai veramente con le mie economie. Volevo dire quando mi regalassi quella bella sciarpa d'ermellino. Ma quante benedizioni ti ho mandato! Io t'ho regalato una sciarpa d'ermellino? Sicuro tu? Ma ti sbagli, cara. Ma come, l'inverno scorso? Ma se ci conosciamo da 2 mesi e siamo in settembre. Quando avresti la nomina maggiore? Ma che dici? Io sono stato riformato! Hai ragione! Anche la sciarpa la comprai con le mie economie. Lo so. Scusa, ma tu che cosa mi hai regalato? Niente, finora niente. Ma perché questa maledetta mia professione d'avvocato non mi lascia il tempo di respirare? E non vorrai regalarmi neppure quel necessaire d'argento e tartaruga che vedemmo l'altro giorno, rammenti? Ti piace? Tanto! Bene, te lo comprerò. Cara. Sei contenta? Tanto contenta! Come quando mi regalerai quel graziosissimo abito da sera che vedemmo in quel negozio di moda a corso. Quando? L'altra sera. Ma che cosa dirai a tuo marito? Dirò che ho vinto al lotto. E lui ci crederà? E certamente, vorrei vedere che non lo credesse. Dunque, ricapitoliamo. Un Renard bianco. Il necessaire d'argento e tartaruga. E l'abito da sera, sei contenta? Tanto contenta. Come quando... Cara, vuoi un tè? Chi sarà? Boh. Tuo marito? Impossibile. Avevo pregato il portiere di non fare salire nessuno. Ebbene, qualcuno che ha insistito per salire. Chi poteva insistere se non una persona che aveva interesse? Tuo marito? mio Dio, come ti agiti. Mi preoccupa per te, cara. Niente paura invece, in questi casi bisogna agire con la massima calma. Sì. Dunque procediamo con ordine. Sì. Dove mi posso nascondere? No, sì, mi nasconderò nel tuo studio. Brava. Calma, caro, Sì. calma. Non ho capito. Calma, capito? Chiarissimo. Signor avvocato, Sì. stia tranquillo. Ah, meno male. Fuori c'è il marito della signora Elena. Camillo! Sì, signore. Vieni qui. E tu l'hai fatto entrare. Ma signor avvocato ha insistito, ha minacciato, voleva fare uno L'hai scandalo. fatto apposta, è colpa tua. Ti licenzio a fine mese e ricordamelo. Prego. Grazie. Armandone, quanto sei Camillo. bello, vieni acqua. Scusa se ti ho fatto aspettare. Beh, oramai sei diventato un celebre avvocato Ma e bisogna che- fare anticamera. ma che- Più che giustificata. Ma no. Pensa che ti volevo fare una sorpresa, sai? L'hai fatta. È un'altra ancora più bella. Volevo entrare all'improvviso e sorprenderti qui con chissà quale donnina, è vero? Ma lui me l'ha impedito, Peccato. Hai visto? Che ti avevo detto? Fammi entrare, me lo fa piacere, capito? Ma è da poco questa qui a servizio? Sì, e tra poco se ne andrà. Ah, bene. Comincia. Va, attimo, posso
posso aspettare? Ma sì, io? accomodo. Hai pittato tutte le pareti, Rinnovato, bravo. sì. Questo celestino è più luminoso. È vero. Ma ti trovo bene, Sì. sei un po' sciupato, vero? Che hai fatto la dieta? La dieta Sì, ferrea. sì. La faccia è rimasta tale quale però, La faccia ci vuole più tempo. certo, lo so. Ma lo trovo bene. Ma sì, sai, sì. ma tu come mai da queste parti? E beh, perché io mi dovevo recare a una conferenza. E perché sai? non ci sei andato? E perché l'hanno rimandata, hai Ah. capito? E allora avendo un'oretta a disposizione. Un'oretta? Sei contento? Ti sono venuto a trovare, che era da circa un mese che non ci Sì, vedevamo. un mesetto, vero? sì, Ma sì. stai bene, sì. Ma io sì, beh, ma tu Eh. come stai? Tua moglie, Elisa mi fa. No, hai sbagliato. Inizia con la E, ma non è Elisa. Tu per ricordare il nome di mia moglie, fai questo piccolo giochetto che mi sono inventato Sì. io. Pensa alla mitologia, Sì. pensa all'Iliade. Sì. Se io ti dico inizia con la E, tu che mi rispondi? Ettore. E mi sposavo con Ettore, io secondo me. Elena! Ah. Elena, sì. L'ho lasciata a casa, era piuttosto triste, indispettita. Ma come guarda. mai? Perché ormai è gelosa, Lei? gelosa come una gatta, mi dà il tormento con Ti sta vuole gelosia. bene, ti vuole bene. È appunto per questo che la considero e la perdono alle volte, sai? Se tu sapessi la sua triste storia. Sì. Lei fu sedotta da un ricco commerciante americano che poi pensò bene di abbandonarla al suo triste destino, hai capito? Dunque non fosti tu che... No, mascalzone. Mascalzone. Lei in quell'epoca era scritturata come soubrette in una Sì. compagnia di rivista ed io come primo violino dell'orchestra del teatro. Sì. Una sera mi recai nel suo camerino per chiederle la partitura di una canzone, vero? E la trovai che piangeva lacrime di rotte. Quando le chiesi il perché, finì per raccontarmi tutta la sua triste storia. Beh, Armando, tu non ci crederai, fui preso da una tale commozione che dovetti andare via. Sì. Da quella sera, lei dal palcoscenico, io dalla buca dell'orchestra, cominciò l'idillio. Ci intendemmo per fartela breve la sposare. Bravo. E ne sono rimasto molto, ma molto contento. Guarda, a sai. dirti la verità, tutti i tuoi amici sono rimasti contenti È del tuo vero, matrimonio. E perché? Perché mi volete bene, È un ecco vizio di perché. famiglia, sì. Ma tu non ci crederai, Armando, guarda, veramente. Quella donna ha cambiato la mia vita da così a così. Come hai sarebbe, capito? scusa? Beh, tu sai bene quella che era la mia vita da scapolo a Ah, quei sì. tempi, no? Guadagnavo abbastanza Sì. bene, eppure quando mi dovevo comprare un abito ci dovevo pensare su. Sì. Beh, tu non ci crederai. Io oggi guadagno la terza parte di quello che guadagnavo allora, in casa mia c'è l'abbondanza. Ma come si spiega? Economia, mio caro, l'economia che sa fare mia moglie, guarda, è un'economa nata. Tu sai quanto ne do per le spese giornaliere? Non lo so. Ma prova a dire una cifra. 3.000 lire. Ma quando mai? 4.000. Cala! 1350 lire i giorni feriali e 1400 la domenica. Ma si sciala popolo. È vero, lei con quella media giornaliera di 1370 lire al giorno, Sì. lei si gira, lei si volta, lei si rigira, lei si rivolta, in casa mia c'è l'abbondanza. Ma come si spiega? Economia, mio caro, economia. Tu vuoi sapere come inizio la giornata? Io? Non lo so. Prova a dire. Un caffè. Ma quando mai? Mi faccio mezzo litro di latte fresco in tazza abbondante. E la domenica faccio il raddoppio. 1 litro di latte. mi faccio. Addirittura. Poi burro, marmellata e tanto caffè. è Salute. vero? Poi a pranzo mi faccio un bel filetto di ferri con contornino di verdure, patate, piselli, la frutta e un bicchiere di vino generoso. Pure. Perché grazie a mia moglie noi abbiamo anche una discreta riserva di vini molto pregiati. Sì. Regalie che le fanno. è Immagino, vero? immagino. Poi invece la sera il pasto è completo, compreso il dolce. Perbacco. Sì, ma come riesci a fare tutto Economia, questo? questa parolina magica, economia, perché lei risparmia un soldo qua, un soldo là, un soldo sulla frutta, un soldo sulla carne, a fine mese mette da parte quella cifretta che non mi fa sentire il peso della famiglia, che di questi tempi, caro Armando, è gravoso, hai non ne capito, parliamo, portare non ne questo parliamo. peso. Lei si è procurata una scatola di latte. E perché? Dove mette puntualmente tutte le sue Ah, economie, mette là. ma con una precisione, una puntualità veramente ammirevole. sì. È un soldo al giorno, un soldo al giorno, un soldo al giorno. A fine mese fa quel gruzzoletto che poi spende per i suoi capricci. Sì. Che ti posso dire? La cipria, Sì. il rossetto. Lo smalto per le unghie. Bravo, Ho sì, un capito. paio di calze, Sì. le scarpe, Le scarpe. l'abitino, L'abitino. Armà, Il visone, il visone. la pelliccia di visone, La guarda. pelliccia di Beh, visone sì. Ma poi tiene una fortuna sfacciata. Lo so, Vince lo so. sempre all'otto, Lo so, lo non mi so. devi credere, guarda. E lei vince le 50, le 70 e pure le 100.000 lire, sai? Cioè, per un calcolo mio. Prego. Mai meno di 50.000 lire. Io vero? questo non lo so perché lei non mi fa mai vedere la giocata, perché altrimenti dici i numeri non lo escono. porta male. È una bambinona, guarda che cara donna, un economista nata, Sì, sì. un economista nato, guarda. Io penso che se il nostro Stato vuole risollevare l'economia, necessariamente deve prendere 10 donne come mia moglie, e schizzo però, te lo dico io, te lo Ci metto per sono, scritto, ci guarda sono, che ci schizzo. sono. Tu vuoi sapere il mese scorso che si è comprata? Ma non lo so. Ma prova a dire. Ma un cappellino. Ma quando mai? Un ombrellino. Col manico d'avorio. Col becco Col sopra. becco, un Guarda. omaggio. Sì, pensa che io
15 giorni fa le voglio fare un regalo. Tu a lei? Ma sì, se lo merita, tanto cara quella donna. Le comprai una borsetta, vero? La pagai 15.000 lire. Scusa, Io lei. di più non posso spendere. No. L'economia che fa lei, io non la posso fare. Non la vuoi capito? proprio fare, no? Sì, no. pensa che anche io mi procurai una scatola di latte. Ah, per vero? fare- Volevi dare mia moglie un soldo al giorno, un soldo al giorno, un soldo al giorno. Però io, a differenza sua, a fine mese mi trovavo sempre quelle 450 lire. Ma non capito? ti conveniva, soprattutto a febbraio che potevi Esattamente, trovare. quindi ho messo subito da parte la scatola, dico questa economia non è per No. me, è vero. E ti dicevo, le comprai questa borsetta. Tu avessi visto la faccia di quella donna. Dalla manata in faccia. Ma quando mai? La gioia, il piacere, guarda, come se le avessi regalato una collana di perle, un solitario, un paio d'orecchini. Ma guarda. che bel carattere, Un grande guarda. carattere. Guarda, quella donna, non perché sia mia moglie, ma ha il dono, se così si può chiamare, di sapere accettare ogni cosa. È guarda. vero, tua moglie accetta Accetta tutto, sì. Diciamolo Camillo, Eh. tua moglie arraffa. Arraffa, La parola arraffa. tecnica La parola proprio. giusta. Signor avvocato, Sì. l'ingresso! Vuoi che vada ad aprire io? Che vado- Vai ad aprire, imbecille. Imbecille, senti, io ti lascio, va, No. perché vedi che qua c'è un vai e vieni, non vorrei io non disturbare. mi Mi aguantare, metto qua, capito? ti disturbo, è vero, mi sto zitto, Lei zitto. non mi toccare! Ma che succede? Deve darmi se fammi passare! E che state? Contra, e che ci fai tu? Dove hai nascosto mia moglie? Ma che Ah. Dove hai nascosto mia moglie? Contrano, tu stai insinuando che la tua Era la tua signora... amante, da tempo che lo sospettavo e adesso ne ho avuto la conferma. Una donna è salita qua mezz'ora fa. Ma che dici? Silenzio, zitto, muto. Una persona da me pagata mi ha riferito che una donna è salita qua mezz'ora fa e questa donna è mia moglie. Ti sbagli. Io non sbaglio mai, hai capito? Visiterò tutto l'appartamento. Ah, come c'è quella stanza No, là? quella stanza là no. Lo sapevo, ero sicuro. Sta là. Arma, fammi passare. Arma, fammi passare. Arma, fammi passare. Un momento lei, quando si va in casa ad altri il voglio lo si mette da parte. Chissà sono tutto uguale, ma ne mangio tu a colazione, guarda come lo secco. Armando, tu permetti che io intervenga? Prego. Ma chi è? Tu permetti? Prego. Ma che po'? Tu permetti? Ma chi è visto Un costume? momento, se io parlo con lui, come posso rispondere a lei? Eh. Dunque, lei è uno scostumato Sì. e non ha educazione. Io non tengo educazione. E mica la devi tenere per forza l'educazione, perché l'educazione nasce con la persona, o si ha o non si ha. Lei magari sarà una brava persona, i suoi genitori l'avranno mandata pure a scuola, ma lei scostumato era e scostumato rimasta, capito? Grazie signore, da me sconosciuto. E perché ti sono sconosciuto? Perché sei uno scostumato. Esiste, E se capisce che insiste, perché se lei quando è entrata si fosse presentata a me, io avrei fatto altrettanto. Adesso lei saprebbe chi sono. Non l'ha fatto, ecco perché le risulto sconosciuto. già, e allora quando sono entrato qua mi certo, dovevo presentare è al naturale. signore. Si Così capisce. adesso sapevo il signore come si chiamava. Bravo! Ecco. Avanti, chi siete? Guarda, Yeah. Chi siete? Eh. Chi siete? Eh. Non te lo voglio dire, No, guarda Te ne mangi tu a In quella colazione. stanza c'è una donna. Lo vedi? Sì, ma non è tua moglie, come puoi pensare che io faccio una cosa del genere a Voglio te? vederla. Non è possibile perché la moglie Di chi? Shh, di quello lì si vuole separare dal marito, è venuta per chiedermi un consiglio legale, ma il marito per caso è passato di qui proprio oggi. Non crede nemmeno una parola a quello che stai dicendo. La voglio vedere. No. Arma fammi passare, se no i tacci con meno cane. E va bene, però è una buffa. Fammi passare. Lei non passerà. Fammi passare. Lei dovrà passare sul mio conto. Mi piacesse. Fammi passare. Subito. Il là, però sta. Come non attacchi che io già sono passata prima. Magnacco. Eh? Sulle mani a Che spara. spari, un momento, la rivoltella è carica. Certamente. Sì, Ah, è carica? No, perché sai Armando, delle volte ti minacciano con le rivoltelle scariche. In tal caso è veramente umiliante. Ma questa qua è carica. va. Se non fate quello che dico io, farò una carneficina. E chi è arrivato? Carnacuttare è arrivato. Alto le mani. Alta le mani. Più alto. Arriviamo a soffitta, arriviamo. Fermi così. Chi si muove? Sì. Arma, questo vizio delle donne non te lo puoi Scusa, perdere. Il non lupo è- perde il pelo ma non non è il vino. come Ma come sembra. fatta fa con te? Non è- Eccolo, alza le mani. È un vizio. Mannaggia, la vita te, mannaggia. Si calmate. È normale quello. È normale, è una parola grossa. Magari scusi, ci sta. ha messo subito di buon umore. Mo ci vado io, ma voglio fare quattro risate. Ma tu cosa fai qua? Benissimo. Armando, mia moglie. Tua moglie.
Ma scusa, come ti trovi qua? Come? Non lo sai, vero? Non lo sai. No. Adesso non lo sai. No. Come mi trovo qui? Non lo so. Non lo so. Elena, scusa, ma io lo devo sapere, Pure sai? io. La moglie è capace di tutto. Eh. Perché mi trovo qui in casa dell'avvocato. Ti ho seguito, capisci? Lo sapevo. Cosa sei venuto a fare qua? Un incontro amoroso certamente parla. Incontro amoroso con chi, poi, scusa. Signora, le posso... Silenzio anche lei, Stai avvocato. zitto, non ti intromettere. Bada. Bada che se mi tradisci io sarò terribile. Ma ti prego. Tu sei mio, capisci? Ma sì, tutto tuo. Sì. Mio. E non devi essere di nessuno. Elena, mi strappati i piedi, mi strappati, mamma mia che dolore. Per te ho abbandonato una carriera artistica, perciò rifletti bene e bada a quello che fai. Mi avevi detto che saresti andato ad una conferenza, invece ti trovo qua, in casa dell'avvocato, Don Giovanni. Signora, la prego. Armando, ti Poi prego. vuol sapere da me come mi trovo qua. Non lo so. Non lo so. Ma Elena ha ragione, io alla conferenza ci sono andato, il caso ha voluto che fosse rimandata, allora avendo un poco di tempo a disposizione sono venuto a trovare il mio amico Armando che non vedevo da un mese circa, Da un mese. è vero, questa è la verità e ti invito a credermi e poi vuoi che te lo dica proprio come me la sento, io non ti sopporto più con questa tua assurda gelosia, ma insomma io sono un marito fedele, o credi a quello che ti ho appena detto altrimenti io ti lascio e me ne vado. Bravo. Dai, scusa. Sì, hai capito benissimo io. Guarda, guarda, finirà con l'ammalarsi, Brava, questa brava, stupida brava. gelosia. Ma insomma, Elena, io non voglio più sospetti sulla mia persona, ma soprattutto non voglio essere più pedinato. Oh. Ma non è possibile che in ogni casa di amico dove vado la trova qui? Ma non è possibile. Brava la signora, brava. Questa è la sacrosanta verità. O mi credi o altrimenti separiamoci, non è più vita Pugno coniugale. di ferro. Oh. È vero allora quello che mi hai detto? Ma sì, te lo giuro sul mio onore. Glielo Elena. assicuro anch'io, signora. Va bene, ci credo, va a Sei casa convinta? Camillo. Sì. Ah, ciao Armando. Ciao. Buonasera, avvocato. Buonasera. Ci vediamo domani alla solita ora. Sì. A casa Camillo, sì. No, un momento, scusa, ma tu hai detto che mi hai pedinato, è vero? Quindi sei arrivato in questa casa dopo di me. Sì. Adesso io conosco bene qua l'ambiente, perché tu hai Anch'io. pittato le pareti, Sì. ma non hai cambiato la disposizione. No, vero? tutto uguale. Tu, io e te eravamo seduti su quel divano, è Io vero? qua. Tu sei arrivata tu, non vuoi far capire come hai fatto a entrare nella camera che sta veramente, presso? come- Che per andare là occorre necessariamente passare da questa. Camillo, io sono moglie, comprendi? Moglie. Moglie? Moglie. E che vuoi significare con questo Con gesto? la M maiuscola. Con la- La moglie può entrare dappertutto. Dai tetti, dalla finestra, dappertutto. Diventa piccola, piccola, piccola e entra per la finestra. Sottile, sottile, passa per sotto l'uscio. Non posso rivelarti il mio segreto, non posso certo metterti in guardia. Sarebbe troppo comodo. Perciò se mi domandi come sono arrivata qua, io ti rispondo, non lo so. Non lo so. A casa Camillo. Sì, hai ragione, scusami Elena, sai, scusa tanto. Ma guarda questa donna con la M maiuscola, guarda. Tu se ti sposi non pigliarne uno con la M minuscola, No. prendila con la M maiuscola. No, ma sai? io non mi sposo. Guarda, allora resta il mistero, ma come è entrata là? Ho una curiosità che tu non puoi Guarda, credere. questa è una cosa, ne sa più di un demonio mia moglie. con la M Sì, è maiuscola. vero. Quindi Guarda. magari ha pagato un pompiere e si è fatta calare, è entrato dalla finestra. Ecco, il capito? pompiere è possibile. Senti, vieni un po' qua, tu, dai, a me lo puoi dire, lascia stare il tuo lascia padrone. stare. Su, l'hai fatta entrare tu, mia L'hai moglie. fatta entrare tu. Ma cosa dice, signore? Dai, magari ti ha allungato una mancetta e l'hai fatta passare. Su. Ma giuro di no. Ti giuro di no. E allora come è entrata mia moglie là, rispondi. Non lo so. Non lo so. Ma come sarà Ma entrata? guarda, ho una curiosità. Beh, resta il mistero, ti Resta. saluto. Ciao, mi raccomando, non fare passare un altro mese. No, vengo prima, ma sai che ho deciso, vengo direttamente con mia moglie, Ma tanto sì. la devo sempre appiessa. Venite insieme. dai. Guarda che distratta, ha dimenticato la borsetta, vedi? questa è sua? È quella che le regalai. Ah, sì. 15.000 lire? Sì, col fiore, Eh. 14.000 senza fiore. fatto vedi? bene. Ma l'ho presa col fiore. Sì. Più. Guarda dentro come è organizzata, bellissima, guarda, tutti gli scomparti dove può mettere tutto. Poi, ma tu sei sbiancato. Eh, Siediti, sì. 5 minuti. Sì, un momento Vuoi un solo, bicchiere sì. d'acqua? No, non serve, Sicuro? mi passa subito. No, tu capisci bene, Armando, che un marito che trova nella borsetta della propria moglie 4 biglietti da 10.000 lire, 100 dollari, 500 franchi svizzeri. C'è poco da dire e da pensare, eh? Qua è tutto chiaro. Capisco. C'è da rimanere di stucco, guarda. Che donna, che donna. In che senso?
senso, Camillo, scusa. Ma tu capisci che con un soldo al giorno, un soldo al giorno! Ma Camillo! Bello semplice!